Siamo nuovamente in compagnia anche oggi con Emanuele Viotti per dare inizio a questa seconda parte della nostra bella discussione che riguarda la religione romana. Nella prima parte noi ci siamo occupati soprattutto di delineare gli aspetti salienti della religione romana nella sua storia antica. Invece oggi parleremo con Emanuele della romanità oggi. Nel senso, che senso ha, Emanuele, parlare di romanità oggi? Lo posso capire dal punto di vista teorico, ovviamente questo chiunque lo può capire, un interesse storico, filologico e così via dicendo. Ma praticare la religione romana oggi, che significato ha? A quale bisogno o non bisogno risponde secondo te? Ma allora, nessuna delle religioni antiche, quindi nessuna dei percorsi tradizionali, quindi che le riprendono oggi, si pongono questo problema, nel senso che tutto quanto nasce da un sentimento individuale. Le persone si avvicinano alla tradizione romana per i motivi più disparati e ad un certo punto ne vengono attratti, ma nessuno si è mai posto il problema di cercare di persuadere altri della bontà della nostra tradizione, ok? Cioè io non è che mi metto con la cassetta della frutta fuori delle chiese a dire alla gente pentitevi, no? Dovete Tornate convertirvi ad agli essere dei di romani. Roma. Esatto, esatto. E, non è assolutamente così perché è una questione veramente in questo senso individuale che è veramente legata al sentire proprio, a quanto uno si sente legato personalmente, intimamente a quella che è poi la tradizione dei nostri antenati. Cioè tutti i tradizionalisti romani sono persone alla fine che ritengono che i nostri antenati appunto avevano qualcosa da insegnarci, avevano qualcosa di importante da trasmetterci e che quindi vale la pena seguire i loro insegnamenti, che poi riguardano uno spettro abbastanza ampio, che non è solamente la pratica religiosa, ok? Il rispetto del Mos Maiorum, a cui facevo riferimento precedentemente, quando avevo parlato di quando è il periodo a cui riferirsi per quanto riguarda la religiosità romana pura, è appunto il comportamento da seguire, quindi è il Mos Maiorum, un insieme di virtù da cercare di rispettare nel proprio quotidiano, ed è all'interno di queste virtù che c'è anche la pietas, che è Certo. l'amore nei confronti dei genitori e nei confronti degli dei. Quindi questo amore nei confronti degli dei si manifesta nella pratica religiosa. Per cui uno non può essere un tradizionalista romano perché magari pratica, però poi non sviluppa la virtus, quindi la forza interiore, non solo esteriore, ma soprattutto interiore, la fides, la capacità di dare e meritare fiducia, la pietas, già l'abbiamo detta, la gravitas, che è l'imperturbabilità, la majestas, che è l'orgoglio d'appartenenza. Così come al contrario, uno non può fare quello che dice, come molti, insomma, che cercano di avvicinarsi a questo ambiente, che dicono io sono un tradizionalista romano perché rispetto i valori della romanità, ma poi le offerte agli dei non le fa, perché è tutto legato insieme. Quindi questo significa poi viverla oggi, che poi è come viverla 2000 anni fa, è la stessa identica cosa. Ripeto, noi non abbiamo bisogno di convincere altri della bontà di questa tradizione e quindi non possiamo spiegare ad altri perché uno si avvicina. Uno si avvicina perché se lo sente, perché magari fa delle esperienze di un certo tipo. Io personalmente ho iniziato che avevo 15 anni, dopo un periodo di ricerca, 14 anni, dopo un periodo di ricerca perché sentivo la necessità di avvicinarmi a un percorso religioso, ho cominciato a fare una serie di sogni e mi sono capitato una serie di cose surreali che mi hanno portato alla tradizione romana. Questo io, ma simili storie ci sono da parte di altre persone o altri ci sono arrivati nei modi più disparati. Insomma, non è quello il punto. Quindi tu dici di base c'è un sentire che deve guidare, poi magari questo sentire è anche corroborato da dei segni che sono dei segni appunto personali, intimi, che riguardano già questo
possibile aggancio tra un uomo e la dimensione del sacro. Ma secondo te c'è anche un'incidenza dell'elemento, se vuoi, genos oppure no? Dico genos nel senso più largo del termine, per dire, secondo te potrebbe essere plausibile che un signore peruviano possa sentire affinità per la romanità e quindi, secondo te, legittimamente potrebbe inserirsi in questo cammino senza problemi, o c'è una, tra virgolette, corsia preferenziale legata al genos? E ripeto, quando ti dico genos è più che altro una identità culturale, non per forza di DNA, anche se poi mi direi tu se invece magari pensi che ci vuole un DNA italico per essere romanamente romano. Allora, fermo restando che il DNA è simile tra esseri umani al 99,9%, tocca dire che tutti abbiamo lo stesso DNA, da Kim Jong-un a Donald Trump. Quindi se a fare l'identità romana fosse questo, allora tutti potrebbero essere romani. Okay? Fermo restando ciò, io penso che tutti possono essere romani. Ok? Ci sono dei tradizionalisti romani in Sud America, per esempio, vedi, hai citato, non mi risulta lì, però mi risultano tipo in Brasile, in Costa Rica, però ci sono dei problemi pratici che sono specchio in realtà di una questione che è estremamente religiosa, cioè di presenza di forme divine. Ok. A Loro, livello locale, tu dici? sì, a livello Per locale. collocare i Adesso, geni loci? sì, esatto, adesso vengo a spiegarmi meglio. Sì. Ad un certo punto, siccome loro sono parte della Comunitas Populi Romani, che è un'associazione tradizionalista romana internazionale, io sono all'interno del collegio sacerdotale come consulente, è arrivata questa richiesta per cui loro dicono, allora noi ci siamo resi conto che ai Saturnalia noi ci troviamo che è il solstizio d'estate per noi. Ok? Cosa dobbiamo fare? E noi eravamo così perché non sapevamo cosa rispondergli. Perché in teoria, siccome i Saturnali e in generale tutte le festività romane sono legate a tutta una serie di cicli legati alla produzione agricola, legate al percorso del sole, eccetera, 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 in teoria dovrebbero fare le feste al contrario, però in realtà al contrario dovrebbero mettere anche i nomi dei mesi, dovrebbero mettere tutto quanto al contrario. E noi non sapevamo che cosa dirgli. Infatti, poveracci, non gli abbiamo proprio risposto, non sappiamo cosa dirvi. L'unica risposta che forse sarebbe stata da dirgli è se volete fare le cose fatte proprio bene, precise, perfette, trasferitevi in Italia, trasferitevi almeno nell'emisfero nord del mondo, Certo, certo. perché è ovvio che questa storia è divertente, ok? Però secondo me trasmette Beh, ma bene è un emblematica, concetto, esatto, cioè il fatto che la natura si manifesti in un certo modo in certi luoghi trasmette il fatto che le forze divine lì si comportano in modo diverso e quindi forse richiedono una venerazione che è anche diversa. E attenzione, io parlo di luoghi, non di persone. E nella mia esperienza personale, quando sono stato un mese in Sudafrica, e lì per me fare i riti è stato impossibile. Io i riti romani li faccio tutti da 10 anni almeno, ok? E io non sono riuscito a fare un rito lì perché non mi sentivo, perché sentivo come se tutto intorno a me facesse attrito rispetto al momento della pratica religiosa. Mi mettevo lì e sentivo che c'era qualcosa che remava contro. Non capivo perché, poi ad un certo punto, una sera, ho visto Orione sorgere al contrario, ho avuto un momento di panico, perché dicevo, oddio, ma com'è possibile? Era ovvio, perché da noi tramonta in un modo e quindi dall'altro lato sorge che è al contrario. certo. E lì ho realizzato che, per dire, anche la sensazione di spaesamento che avevo, che non riuscivo a orientarmi, non era tanto dettata dal fatto che ero in un posto diverso, perché in una settimana, insomma, al posto dove sei più o meno impari dove devi andare, ma è perché gli astri erano tutti al contrario. Cioè il sole era a nord anziché essere a sud. E quindi non mi capivo. E quindi è chiaro che anche la pratica religiosa non so quanto possa essere efficace in un posto così tanto lontano.
Quando sono andato negli Stati Uniti, invece, sono stato 3 settimane, e fare i riti non è stato difficile. Fare i riti romani non è stato difficile. Io ho fatto soprattutto offerte ai geni del luogo e non è stato così difficile come invece in Sudafrica. Certo, certo. E quindi ecco, secondo me, il modo in cui gli dei si manifestano nella natura sono un bell'indice Certo, di diversità. certo. È interessante quello che dici, perché implicitamente dice una cosa secondo me molto, molto importante, cioè che qualsiasi rapporto con la dimensione del sacro e del divino è comunque il risultato di una serie di triangolazioni molto, molto delicate, dove ci deve essere la tradizione, ci deve essere la persona con una determinata attitudine, se vuoi anche con una determinata storia, e ci deve essere un luogo che risponde e, come dici tu, risuona rispetto al divino e all'invisibile in un modo, ma perché è quel luogo e non un altro. Faccio un esempio, una piccola digressione, perché tanto stiamo chiacchierando. Una volta, lavorando in Nepal con i cosiddetti miei sciamani himalayani, una volta ero molto amico di un giovane sciamano, gli ho detto: guarda, una volta sarebbe simpatico, ti invito in Italia. E tu provi se ti va, cosa succede secondo te se fai un rito in Italia? E lui me l'ha spiegato in maniera molto, molto chiara. Mi ha detto: non c'è problema, in Italia io potrei venire a fare un rito con gran piacere, eccetera. Facciamo un rito classico di culto delle divinità locali, ok? Che parti da divinità ctonie, divinità della superficie terrestre, poi loro salgono con le invocazioni e con i loro volo magici fino alle entità più alte, potremmo dire. Loro lavorano fino alle entità delle stelle fisse, poi lì si fermano, non è più il loro campo, ok? Quindi c'è questo carotaggio, no, del mondo invisibile. Però lui mi spiegava: il problema è che se vengo in Italia io devo, uno, dice Nikal no Pario, cioè bisogna che io le faccia riuscire fuori le divinità, perché lui sapeva benissimo che da noi c'era il cristianesimo. Dice, il cristianesimo le ha tutte uccise, nel senso le ha tutte fatte andare al coperto, si sono come nascoste. Quindi dice: il primo lavoro è che io le devo comunque richiamare tutte e poi rendere culto. In che senso questo? Vuol dire proprio io devo andare a riprendere tutti i punti geodetici, ricreare questa rete, e una volta che questa rete risuona rispetto al territorio, rispetto a me che ho le capacità di farla risuonare, allora a quel punto si può riattivare anche la sacralità, diciamo, del rito stesso. Però, come vedi, non è un pavimento di marmo, nel senso i luoghi sono effettivamente delle conformazioni che hanno ognuno una propria specificità. Poi la nostra in particolare c'è una specificità dove appunto il contatto con la dimensione sacra, ma quella pulviscolare, quindi quella dei geni loci, eccetera, si è perduta perché è stata condannata per tantissimo tempo, quindi c'è anche una maggiore difficoltà. Ti ho detto questa cosa perché ti lancio, mi viene bene l'aggancio, una cosa che io ti volevo assolutamente quindi domandare. Se è vero, e immagino su questo un po' puoi darmi ragione, che bene o male questa è una religione che a livello pubblico non è stata praticamente più praticata per quasi 2000 anni. Una religione dove non solo non è stata praticata per dimenticanza, ma dove si è sovrapposta un'altra religione che ha sistematicamente negato la sua esistenza, quindi proprio ci si è messa come un coperchio. La domanda che ti faccio è, e non è provocatoria, veramente è una domanda che mi faccio sinceramente, come è possibile, ritornando all'esempio che ti dicevo dello sciamano, se fosse dovuto venire in Italia, secondo te com'è possibile che dopo 2000 anni di assenza di un culto è possibile riattivare un culto senza che ci sia stata nessuna interruzione, che questo non pregiudichi nulla? Cioè, tu parli a livello pratico-religioso o sociale, diciamo? tutte e due le cose. Pratico-religioso, com'è possibile che divinità non
più oggetto di culto per così tanto tempo, tra virgolette, perdona l'espressione, non è certo offensiva nei tuoi riguardi né nella tua fede, ma le rispolveri, le rimetti fuori e loro ripartono subito, ok? Prima domanda. E seconda, se c'è, tu mi dici, no, guarda, Martino, c'è una continuità, allora capire, perché mi interesserebbe capire la legittimità, perché quello che so e che ti dicono ovunque in Asia, dal pensiero indiano classico, c'è l'idea di parampara, cioè ci deve essere una catena di trasmissione per cui se un culto si interrompe o se determinati sacerdoti di un culto interrompono quel culto, è come se avvenisse una cesura per cui si rompe un ponte e non lo puoi più riagganciare. Quindi capire questo rispetto a quello che è il tuo rapporto personale e in generale il tuo punto di vista. È chiara la domanda che ti ho fatto? Sì, 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 sì. Allora vado in ordine di semplicità delle risposte. Allora, dal punto di vista della riattivazione in senso sociale, beh, noi ci stiamo apposta. Allora, io perché ho aperto il canale TikTok adesso? No, perché sono un fan dei social, io i social li odio. Se potessi farne a meno lo farei, però uno va per parlare della romanità dove ne ha la possibilità, non per convincere le persone della bontà, ma per cercare quelli che sentono che qualcosa dentro di loro gli risuona. Ok? E quindi a me non interessa che TikTok sia il male fatto a social network. O Facebook lo sia diventato, o Instagram o qualunque cosa. Io vado dove c'è qualcuno che può ascoltare, nella speranza che chi ha questo sentimento possa sentire questa cosa risuonare e quindi avvicinarsi a una cosa che cerca. E di tutti gli altri, pazienza, faremo buona divulgazione storica per tutti gli altri, ok? Quindi questo è un punto di vista sociale. Non condivido l'approccio di alcuni tradizionalisti che invece si ritirano sul monte e dicono noi stiamo qui isolati e quelli che devono arrivare arrivano. Quindi non condivido questo approccio. Questo è un punto di vista sociale. Sulla questione della continuità, anche questa la risposta è facilissima e veloce, non c'è una continuità. Anche qui c'è qualcuno che sostiene che la continuità ci sia stata, ma io sto ancora aspettando una prova documentaria di questa continuità. E prove, come qualcuno sottopone, del tipo perché la famiglia nobile famosissima XYZ vanta tra i suoi antenati illustri Giulio Cesare e quindi Enea e quindi Venere, non l'accetto perché la legittimità e il collegamento tra questa famiglia nobiliare X e Giulio Cesare non è dimostrata, cioè anche qui manca la prova documentale se non qualcuno che in mezzo si è chiamato Giulio, però io ho una mia carissima amica che si chiama Giulia, quindi non so se anche lei può vantare l'origine da Enea. Il collegamento tra Giulio Cesare ed Enea è un'invenzione propagandistica e vari accademici, tra cui Mora, l'ha dimostrato in un testo straordinario che si chiama Fasti e schemi cronologici e che è un'analisi della rivalutazione, della riqualificazione analistica che viene fatta nella tarda Repubblica rispetto alla prima Repubblica, cioè hanno scambiato i nomi dei personaggi per creare dei collegamenti fra loro e quelli. E infine il collegamento tra questo presunto Giulio, alto repubblicano tardo monarchico, ed Enea è certamente inventata perché Enea è un personaggio mitico. Quindi, ok, direi che sono stato abbastanza lapidario sulla questione della continuità. Veniamo alla questione un po' più complicata, che è quella della legittimità e della possibilità di portare avanti dei culti che si sono interrotti. Io non sono molto d'accordo col tuo amico sciamano. È uno sciamano, giusto? Ok. Sì, sì. No, per sicurezza, ok. Perché a me verrebbe da fare questa domanda alla luce di un'altra prospettiva. Allora, Pomona è la dea che fa spuntare i frutti rotondeggianti dagli alberi, ok? Tu le compri le arance al mercato? Ti chiedo, Martino, tu le compri, le trovi le Sì. arance? Quindi le Non arance so ci più sono. da dove vengano, ma le compro. Ecco, E la ok, provenienza, l'oggetto in sé perfetto. c'è. Vuol dire che da un albero sono spuntate fuori, giusto? Certo, Quindi certo. vuol dire che Pomona c'è ancora, non si è nascosta. Perché se si fosse nascoste le arance non le troveresti sugli alberi. Ecco,
se vale per Pomona, se vale per tutte le divinità della natura, non vedo perché non debbano valere anche per i geni del luogo, perché se sparisce il genio di un bosco, sparisce il bosco, perché il bosco è la manifestazione fisica di quel genio. Se Giove si nascondesse, Giove, l'etimologia di Iovis viene da Dieu, la radice indoeuropea è Dieu, che significa cielo luminoso. Se sparisse Giove, il cielo non sarebbe più luminoso. Quindi gli dei ci sono ancora e gli dei non hanno alcun bisogno del fatto che noi pratichiamo per loro, perché c'erano prima che l'uomo praticasse, gli facesse le offerte, e ci saranno anche dopo che l'uomo scomparirà. Quindi questa centralità dell'uomo io non la condivido tanto. Condivido invece un aspetto, per esempio, alcuni sacerdozi, noi non sappiamo più che riti facessero esattamente. Preghiamo che l'archeologia ci doni qualche nuova scoperta in fatto di fonti scritte o fonti epigrafiche che ci diano delle informazioni in più su certi riti di certi sacerdozi. Però dall'altro lato mi viene da fare una riflessione. Allora, i riti che ci descrive Catone sono identici ai riti trascritti in via epigrafica dei ludi secolari fatti da Augusto circa 100 anni dopo. In 100 anni i riti non sono mai cambiati. Gli Acta Arbalia, che sono un'altra epigrafe gigantesca in cui sono scritti gli atti del Collegio dei Fratelli Arbali, in cui c'è scritto Tizio Caio Sempronio in questo giorno ha sacrificato una vacca, per dire, a Giove per chiedere questo, e in questa schematizzazione vengono utilizzate le stessi termini che si trovano all'interno dei riti dei ludi secolari e dei riti di Catone. Quindi mi viene da dire, ma forse allora tutti i riti romani sono standardizzati e sono uguali fra loro, tranne certe eccezioni. Ci sono il rito dei Lemuri, il rito di dichiarazione di guerra, insomma pochi altri. Abbiamo bisogno della continuità, della concatenazione per fare quegli stessi riti? Forse no, perché gli dei ci sono ancora, quei riti sono rimasti inalterati, funzionano. Forse si può argomentare che non avete la legittimità? Forse, ma la legittimità nel mondo romano è basata sull'auctoritas, l'autorità, ma chi è che dava autorità? Il paterfamilias aveva autorità sulla sua famiglia e quindi di fare i riti per conto della sua famiglia in virtù del fatto che era quello che portava il pane a casa, quello che difendeva e garantiva il diritto della sua famiglia. Quindi oggi chiunque abbia la possibilità di difendere legalmente e fisicamente la propria famiglia ha il diritto di fare i riti. Esattamente come il console otteneva la propria auctoritas in virtù del fatto che era eletto dal populus. E quindi nel momento in cui il Presidente della Repubblica, che viene in qualche modo, che è in qualche modo rappresentante, anche se in via molto strane, di tutta quanta la popolazione italiana, quando lui ci dirà fateci i riti per conto dell'Italia, allora noi potremmo rifare i riti pubblici. Infatti ad oggi la tradizione romana non fa riti pubblici, non fa sacra pubblica, cioè riti per conto dello Stato, ma fa solo sacra privata, che sono, cioè i riti che il singolo cittadino fa per conto di suo, della propria casa, della propria famiglia, come ci spiega Festo in uno dei lemmi del suo dizionario, chiamiamolo, e i riti associativi, cioè un'associazione, i suoi membri riconosce una persona quale capo, quindi gli riconosce l'auctoritas, quindi lui può fare i riti per conto di tutta l'associazione. Ma i sacra pubblica, che sono quelli fatti da sacerdoti di Stato per lo Stato per conto delle curie, sempre riprendendo la definizione di Festo, i monti, i colli, i campi, le curie, eccetera, quindi lo Stato, noi non li possiamo fare. È chiarissimo. Allora, è chiarissimo perché è chiarissimo? Perché così come hai risposto hai sciolto, tra virgolette, un nodo mostrando che su certe cose ci si pone dei falsi problemi. Quando tu dicevi appunto, voglio dire, se l'albero dà frutto vuol dire che l'entità
ma riduttivo dire l'entità, diciamo la divinità, il numen che presiede a quella canalizzazione, a quella specificità di forza vitale e sacra che permette alla linfa di tradursi in germoglio e poi in fiore, quindi in frutto. Se c'è quello vuol dire che c'è per forza anche il numen, se abbiamo una visione spirituale, se no siamo materialisti come gli altri e allora buonanotte al secchio si direbbe. Però dicendo questo dice una cosa fondamentale, perché uno dei gravi problemi quando si tratta di tradizioni o esotiche o del passato è sempre quello di dire ma con quale legittimità ne parli, dal momento che il problema non viene spostato sulla natura o sul cosmo o sulla presenza sacra all'interno della natura del cosmo, ma su coloro che questa natura e questo cosmo lo manipolano attraverso il rito. Detto molto in maniera più schietta, non tanto per te che hai capito, magari i nostri ascoltatori, ho fatto il discorso un po' troppo articolato, è come dire, tu non lo puoi fare perché non c'è più il sacerdote che lo fa e non c'è più la continuità sacerdotale che lo faceva e quindi tu non hai più nessun diritto, perché è il sacerdote che permette a te di entrare in contatto con quella dimensione divina nella natura, poiché tu da solo non lo potresti fare, cosa che invece tu hai già risposto perché hai detto che invece basta l'autoritas e poi è un'autoritas che appunto si manifesta attraverso dei segni specifici, che già quello offre il diritto a qualsiasi persona, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi tempo, di accedere nuovamente a quella dimensione sacra declinata nella modalità romana, come dici tu. Ma poi ho altri due argomenti su questo che secondo me che mi hai fatto venire in mente tu adesso parlando. Allora, il primo è questo mito dell'autorità. Con quale diritto tu parli di? Ma il problema non è se io ho il diritto di parlare o meno di una cosa, il problema è se quello che dico è vero o falso. Perché se uno ha tutta l'autorità di sto mondo, come un personaggio che entrambi conosciamo che ha il nome che porta sfiga nella tradizione romana, perché è un colore che porta male, Lascia perdere che ecco che su di me ha continua... avuto uno strano accanimento emozionale che ha semplicemente dimostrato la piccolezza e la pochezza che non dovrebbe contraddistinguere un uomo che come grande uomo si fa considerare dal proprio prossimo. Ma lasciamo perdere. Chiudiamo la parentesi perché esatto, i piccoli è bene che rimangano nel piccolo e nel poco. Esatto. Dicevo, persone così che vantano un'autorità, ma dicono un sacco di sciocchezze, o magari dicono anche cose vere, ma il punto non è l'autorità loro, il punto è se quello che dicono è vero o falso, perché non è che tu ne trai un guadagno a sentire una scemenza detta da uno che ha un'autoritas, sempre comunque te la prendi in quel posto. Quindi il problema è la veridicità o meno di una cosa. Nella tradizione romana come facciamo a sapere se una cosa è vera oppure no? Perché ci sono le fonti latine, perché ci sono le fonti epigrafiche, perché ci sono le fonti archeologiche. Siccome questa roba qui è un bagaglio di materiale enorme, non sono tutti pazzi come noi di Ad Maiora Vertite, che ci cataloghiamo 50.000 epigrafi solamente per sapere quali erano le vere divinità venerate nel nord Italia, ci sono gli accademici, ci sono questi che pubblicano roba di queste dimensioni qui, dove dentro ci sono un sacco di articoli interessanti che già fanno questo lavoro. Fra l'altro, adesso io non vorrei essere manicheo, ma siccome gli accademici noi già li paghiamo con le nostre tasse, tanto vale leggersi quello che scrivono, visto che è il prodotto delle nostre tasse. E quindi, ecco, poi qualcuno dice che fraintendono, secondo me non fraintendono proprio per niente, perché non hanno nessun interesse a fraintendere. Perché anzi, tutto è fatto con l'obiettivo di dire le cose il più corrette possibile, perché c'è un'orda di altri accademici che non vedono l'ora di fottergli il posto approfittando di un loro errore. E questo era il primo argomento riguardo all'autorità. Il secondo argomento, simile e parallelo, riguarda la pratica religiosa. Anche qui, noi secondo me nell'ambito della spiritualità siamo troppo abituati a pensare in astratto. Cerchiamo di essere concreti. Ma il rito, se io lo faccio, funziona oppure no? Se io prego Mercurio perché mi riattacchino la linea internet, quelli la linea internet me la attaccano oppure no? Racconto questo aneddoto perché è una cosa che mi è successo. Ho aspettato 2 settimane, non mi chiamava nessuno. Disperato, ho fatto un'offerta a Mercurio, ho detto l'illicet, che è il termine con cui si chiude il rito romano, e immediatamente mi è arrivata la telefonata del tecnico che mi chiedeva se poteva venire 2 ore dopo e mi hanno attaccato il rito. Boh, io non lo so se sia veramente merito oppure no del mio rito, oppure è il frutto di un caso. Fatto sta che ho fatto il rito e è arrivato il tecnico, ok? Quindi
cioè uno deve essere anche pragmatico, perché Ci anche vuole, lì no, no, puoi avere assolutamente. tutta l'auctoritas di questo mondo, ma se poi fai i riti, fai un rito a fortuna e ti rubano la macchina il giorno stesso, anche questo è un aneddoto vero di uno che vanta un auctoritas che non è quello di prima, è un altro, ma io una domanda me la farei, perché se ti rubano la macchina dopo che hai fatto un rito a fortuna, forse avrai anche tutta l'auctoritas di questo mondo, ma non sai fare i riti. E quindi, ecco, Chiarissimo. ci vuole del pragmatismo, un pragmatismo che fra l'altro avevano anche i romani in antichità. Bene Emanuele, tanti bei temi e tanti begli argomenti, la continuità, la legittimità e la modernità. Da questo punto di vista mi viene a domandarti qual è grosso modo, se si può fare, l'identikit della persona che oggi si avvicina a questo mondo e sente che qualcosa risuona per cui è legittimo che si avvicini a questo mondo. C'è una tipologia, c'è un profilo, questo proprio come semplice curiosità, perché io non riesco a immaginare, posso immaginare magari il ragazzo come tu a 15 anni che è appassionato, cerca disperatamente, ha una sete che non sa da dove venga e come soddisfarla, poi capita magari su una lettura che lo entusiasma, poi magari su quello si aggiunge anche un sogno particolare che viene sentito come qualcosa che è più che un sogno, ma è un segno e quindi si incammina. Però al di là di questo ho più difficoltà. Chi è quindi il nuovo praticante romano? Quello buono, Allora, nel senso non... sì, 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 sì. Ma allora, nella mia esperienza devo dire che la questione è veramente variegata, cioè andiamo da accademici che sono sotto mentite spoglie e quindi pubblicamente non si cosano, però poi quando ci parli scopri che invece a casa c'hanno l'orario e fanno le offerte, al giovane metallaro, come potevo essere io a 15 anni, che magari non ci si crede, però ho un passato da metallaro, e fino a veramente lo studente di medicina, c'è veramente di tutto, c'è veramente di Tutto. tutto. C'è sicuramente un elemento comune che è quello del fatto che si ha un amore per la natura, per la propria terra, che si comunque si vede all'interno dei, cioè si riconosce all'interno dei valori del Mos Maiorum qualcosa di corretto, perché comunque questa è una cosa che non va data così tanto per scontata, perché nella società in cui viviamo oggi invece molti ritengono che per esempio la forza, sia interiore che esteriore, sia una cosa alla fine brutta, che il dare e il meritare fiducia non sia un valore, perché alla fine uno deve fare come si sente, quindi può anche cambiare e quindi non necessariamente meritare la fiducia degli altri sia una cosa bella o giusta. Il rispetto per i genitori e quindi questo come specchio verso gli dei, quindi la pietas, non sia una cosa dovuta, ma anzi che sia una cosa così, una specie di Demodè. Sì. complesso, sì, un complesso, insomma, quasi un problema psicologico che ha un buon rapporto con le generazioni precedenti. No, come E dice il che, buon Freud, i genitori vanno uccisi e soprattutto il papà, quindi se rimaniamo sì, ancora sì, lì dentro, esatto, ovviamente esatto, esatto. è ben contrario di qualsiasi idea di pietas. Esatto, infatti. Oppure che, non lo so, che insomma, che tutti quanti i valori del Mos Maiorum non siano qualcosa di vero, di importante, di valido, ma anzi che vadano rifiutati e rinnegati. E più in generale, sicuramente non si avvicinano quelle persone che vedono nel passato tutto ciò che era male, che è di marcio e nella logica, nell'organizzazione del pensiero, nell'ordine di quando si vanno a esporre i concetti, nella necessità di motivare e dimostrare i concetti, cioè tutto quello che fanno gli autori latini, qualcosa di noioso e di inutile. E quindi sono anche persone che poi ehm, difficilmente hanno una coerenza, non solo tra il parlare e l'agire, che quello è molto difficile, era difficile anche in antichità. Seneca nelle lettere a Lucilio si prende in giro da solo per questa difficoltà nell'essere sempre coerenti tra quello che si dice e quello che si fa. Però lui dice anche, vabbè, però almeno noi ci proviamo. Certo. Ma anche nelle cose che si dicono.
Cioè spesso non c'è coerenza tra un'affermazione e un'altra, e se si sottolinea la distonia, non hanno problemi ad ammetterlo perché non c'è vergogna in questo. Certo. Ecco, sicuramente queste tipologie di persone non si avvicinano perché invece loro trovano nella fluidità, nel futuro, in tutto ciò che è la distruzione della società umana per come è stata concepita negli ultimi 200.000 anni, ritengono che vada disintegrata fin dalle basi. Ecco, queste ovviamente sono persone che non si avvicinano per ovvi motivi, ma in genere sono anche persone che non si avvicinano ad un percorso spirituale di qualsiasi tipo, perché tutti i percorsi spirituali comunque richiedono una disciplina, uno studio, un rigore, una costanza, una moralità, anche se non è magari sempre coerente tra i vari percorsi, però tendenzialmente questi elementi sono richiesti e ovviamente non si possono avvicinare alla spiritualità e quindi nemmeno alla tradizione romana. Una religione come un'altra, ma nel senso buono del termine lo sto dicendo, perché appunto come sappiamo quando si parla di religione romana spesso ci sono molti pregiudizi, per cui sembra che uno si avvicina alla religione romana per una sorta di ascendente superomistico interiore, per cui sembra che la religione romana serve a potenziare il proprio Faust interiore o comunque, ecco, è uno strumento per un accrescimento dell'ego piuttosto che una cesellatura dell'ego, quindi una forgiatura dell'ego. Invece il pregiudizio è spesso chi si avvicina a queste cose di base è un duro, puntini, 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 per non dire poi quello che sono stati per decenni e decenni, quindi di base chi si avvicina a queste cose è un uomo di destra, quindi è un fascista, quindi eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il quadro che presenti Allora, ripulisce su tante cose. Sì, però voglio anche dire una cosa. Io sono un grande fan dei pregiudizi, perché quasi sempre i pregiudizi, anzi sempre i pregiudizi hanno un fondo di verità. Il fondo di verità in questo caso è di natura storico. Allora, la tradizione romana è rinata sostanzialmente con Giacomo Boni, che ha fatto tutta una serie anche di sogni, ha avuto una serie di esperienze, cioè lui il lapis niger l'ha scoperto perché gli dei in sogno gli hanno detto scava lì, e quindi agli inizi del Novecento c'era già questo personaggio. Lui fece tutta una serie di riti, anche dei riti pubblici, fra l'altro alcuni di questi riti vennero fatti per il decennale della marcia su Roma, perché lui era un convinto, ad un certo punto, sostenitore del fascismo, il che non inficia minimamente la sua capacità come archeologo. A seguito di lui ci furono pensatori come Evola, che come tutti sappiamo praticamente ha sostenuto una specie di superomismo spirituale che ad un certo punto ha toccato per sbaglio anche la romanità, soprattutto in epoca giovanile, quando scrisse Imperialismo pagano, però lui in realtà non era un praticante, lui non ha mai fatto riti romani, e all'interno del gruppo di Ur si era creato un interesse per la romanità insieme ad altri filosofi, poeti e altre cose, qualche esoterista, comunque certo non uno storico, non un archeologo. Infatti anche Evola ha preso dei granchi mostruosi nella sua visione. Ne cito uno perché lo trovo straordinario, e che è l'idea che i romani erano apollinei dionisiaci in opposizione agli etruschi tellurici, demetrici sottomessi alle donne. E questa, vabbè, è una sciocchezza non solo per questa cosa qui, ma anche perché, come abbiamo già detto, Roma viene fondata con il rito etrusco, quindi questa cesura non è così forte. Nel dopoguerra odio, onta sulla romanità, perché tutto ciò che è Roma equivale al fascismo. L'unico che porta avanti un'idea di spiritualità in qualche modo legato anche al mondo antico era Evola, e quindi tutti quelli che si interessano e si vogliono avvicinare alla romanità si avvicinano ad Evola e quindi al fascismo, al neofascismo anzi. Accade che quindi le associazioni che si vanno a formare nel dopoguerra nascono in quell'ambiente lì. Quindi c'è una veridicità storica in questo pregiudizio, ma in realtà l'MTR già nel 1988, in un libro pubblicato
che si chiama Per una pietà, no, per, aspetta, voglio darti il titolo giusto, sul problema di una tradizione al tempo attuale. Scrive nero su bianco che la politica e la tradizione romana devono essere cose separate, concetti poi ripetuti più e più volte, mille e mille, mila Certo. volte, ancora oggi, e io ancora nel mio libro, nel 2022, ho dovuto ribadirlo ancora una volta per smontare questo pregiudizio. Perché oggi Perfetto. in realtà non è così. Cioè, c'è una delle più grandi associazioni tradizionaliste romane che ha avuto come presidente l'altro anno un transessuale, per dire. E, cioè non è un problema, non è un problema perché non è questo il tema. E io in Nel generale sono senso, molto critico anche in quegli ambienti che piegano la spiritualità a un ambiente invece di sinistra. Cioè la religione e la politica sono due cose lo separate. so, ma su questo dici bene, ma è necessario puntualizzarlo ogni volta ed è per questo che te l'ho voluto domandare, perché comunque come presenti tu le cose c'è aria nuova. Io ti Mhm. potrei dire, rispetto più a ambienti a cui sono legato io, che può essere, se vuoi, gli interessi per le religioni orientali, per il buddismo o cose simili, è ugualmente difficile perché ci sono dei pregiudizi al contrario, che vanno sfatati, perché sennò sembra che appunto se uno sente un'affinità con il buddismo, allora di base è un fagiolino, nel senso ha un'attitudine più verso il mollusco che verso invece l'uomo vertebrato, ma anche questi sono appunto pregiudizi che vanno sfatati, per cui alcune religiose, adesso taglio corto, ma spero che chi ci ascolta non senta bene quello che dico perché non voglio che crei fraintendimenti. Ci sono delle religioni che vengono declinate, secondo me, giustamente, con la presenza di un elemento virile o non virile, che non ha niente a che fare né con la destra né con la sinistra né con l'attività né con la passività. E questo secondo me può valere sia benissimo per la religione romana, ma lo stesso può valere benissimo per la religione buddista, quando invece il pregiudizio è che se uno è affine alla religione buddista, allora a quel punto è cedevole, ammicca su tutto, tendenzialmente non è vegetariano come attitudine alimentare etica, ma è vegetariano se vuoi anche come attitudine dello spirito, mentre invece il vegetarianesimo è un'attitudine alimentare etica, ma non è un'attitudine dello spirito. Ti ho fatto questa chiosa, diciamo, più su versanti di cose a cui sono più vicino e conosco un pochino meglio io, ma per dire non basta mai ed è sempre bene, secondo me, ribadirle queste cose. Sì, sì. Ti vorrei portare verso la fine di questa bella discussione, rimanendo sull'attualità. Mhm. Emanuele, quali possono essere i rischi e le derive? Una l'abbiamo detto, quello quando la religione si Si è immischia a mescolata cose alla politica. politiche, eccetera. Ma nel mondo di oggi, facendo riferimento agli scherzi che ti facevo prima, con le piccole provocazioni New Age e quant'altro, questo revival eccessivo dell'esoterismo, per cui stranamente siamo in un mondo dove tutto è esoterico, ma paradossalmente tutti gli esoterismi hanno minimamente migliaia e migliaia di adepti, quindi è già una contraddizione ad ectis parlare di esoterismo youtubabile o cose del Sì. genere. Mhm. Quindi l'esoterismo da una parte, la New Age dall'altra, queste tendenze possono creare dei fraintendimenti e come possono essere eventualmente Allora, tenute distinte da tutto il discorso pulito che stai facendo tu. allora, creano dei fraintendimenti sicuramente, ma non solo questo, anche una generale superficialità della conoscenza della materia e quali problemi possono causare? Possono causare il fatto che, per esempio, voi incontrate uno che vi dice tu per fare i riti ai tuoi lari, alle tue divinità familiari, devi essere iniziato. Iniziato da chi? Iniziato da me, naturalmente, perché sono l'unico che ha la legittimità per farlo. Me, l'interlocutore presunto. Manco troppo. E quindi a quel punto tu che cosa fai? E dici, ah vabbè, io non so, quindi mi faccio iniziare. Cioè non so, quindi studio. Non so, quindi mi faccio iniziare. Mi faccio iniziare e poi dopo si entra in una realtà che si scopre essere completamente settaria e che però per mantenere la sua settarietà e quindi il sistema di potere ha bisogno di inquinare la tradizione, perché ha bisogno di mescolarla con cose
che non appartengono alla tradizione romana, perché altrimenti i discorsi non stanno in piedi, ci sono troppi elementi di incongruenza, perché la tradizione romana non è così, ok? Non è una realtà iniziatica, misterica. E quindi che cosa succede? Che uno si trova a fare delle pratiche che non sono romane o che non sono veramente romane e quindi fa altro. Quindi se a uno interessa la tradizione romana, va lì e si trova, non lo so, a fare i riti del Kremmerz, cioè la Miriam, che è una setta, forse tu la conosci, è una setta, vabbè, pseudo-cristiana, ok, inventata da un esoterista di sana pianta, e fra l'altro che non voleva che se ne facesse una scuola, ma poi come tutti gli esoteristi non viene mai rispettato il loro volere una volta che muoiono, il che forse getta anche una cattiva luce sulla loro capacità di insegnamento, ma questa è la mia polemica col mondo esoterico, che forse non vi interessa. Oppure uno si trova, non lo so, a fare la New Age romana, oppure uno, insomma, uno si trova a fare cose che non sono la tradizione romana. Quindi anche qui, elementari e semplicità. Vuoi fare le cose della tradizione romana? Non devi andare alla ricerca di quello che ti dice io ho la verità. Devi andare a verificare se quella roba lì è vera oppure no. Come si fa? C'è un solo modo, che è studiare. Allora, perché noi di Ad Maiora Vertite, ma anche i gruppi seri della tradizione romana, citiamo sempre le fonti o citiamo gli studi accademici? Perché noi vogliamo che la legittimità di quello che diciamo sia da noi, dal fatto che siamo noi a dirlo, ma dal fatto che c'è un sostegno concreto. Se io ti cito che Livio dice una cosa, io te lo cito perché voglio che tu te lo vai a leggere, perché voglio che tu vai a verificare quello che io sto dicendo. Il mio libro, che mo lo facciamo vedere così anche l'editore è contento e mi dice così vai in giro a pubblicizzare il libro e non solo a parlare di religione romana. Il mio libro ha 805 note a piedi pagina, ma non le ho messe per dire guardate quanto sono bello. Quanto sei Le ho bravo. messo perché voi, cioè, quando io vi cito un autore, voglio che ve lo andiate a leggere. Ve lo Certo. cito per questo. Le fonti latine sono tutte pubblicate, le potete scaricare in PDF da Google. Scrivete Cicerone de Divinazione PDF, ve lo Esce scaricate subito. e ve lo leggete. Certo, alcuni non si possono trovare, ma sono veramente piccole opere, cioè piccole opere, sono in realtà opere enormi che però non sono mai state tradotte proprio perché sono troppo enormi, ma so 5, tutte le altre le trovate. Per le epigrafi ci sono i database epigrafici, scrivete il riferimento delle epigrafi che io vi metto, che è uno della tradizione romana che scrive quella seria, vi mette, lo mettete dentro nel database, ve lo leggete, ve lo trovate. Cioè, questo, i testi accademici che citiamo sono pubblicati, andate sul sito dell'editore, ve lo comprate, ve lo leggete, andate a vedere se ci siamo inventati le cose Certo. oppure no. Ma non solo per la nostra legittimità, ma perché così leggendo le robe ne imparate tante altre. E soprattutto per quanto riguarda le fonti latine, non è importante solo la singola informazione, che Tizio Caio Sempronio ti dice che il dedo te lo devi mettere così o le mani le devi mettere così piuttosto che così, ma perché intorno a quella frase lì ci sono delle informazioni pazzesche che noi non saremo mai di trasmettere perché sono tali e tante e scritte in modo così bello, così preciso e così incontestabile il più delle volte da la saggezza che hanno certe argomentazioni, che uno dovrebbe riportarle testualmente. Ovvio. Quindi questa è la garanzia. Vedo alla fine del libro io ho messo una lista di testi per suggerire come approcciarsi, no? Che è una cosa che nessuno fa mai di solito in ambito spirituale perché ti devi leggere solo il mio libro perché devi entrare nella mia setta, no? Io a parte il fatto che ho evidenziato anche le altre associazioni tradizionaliste romane serie, così potete andare anche dagli altri, anche perché noi accettiamo solo già praticanti, quindi così. I novizi non li vogliamo, insomma, non li prendiamo. Ma poi alla fine del testo ci è suggerita una lista di altri testi da andare a leggere e alcune sono fonti latine, alcuni sono testi accademici e oltre a questi c'è la bibliografia che vi potete andare a leggere tutta. Ma non è il mio testo che è speciale,
sono così tutti i libri della tradizione romana, sono così tutti gli articoli della tradizione romana. E se trovate qualcosa che è diverso da così, è una boiata, perché è la roba che un pazzo si è sognato di notte e che l'ha messa per iscritto. Oh, per carità, potete anche credere al pazzo, cioè libertà al massimo. Se volete andare da uno che vi dice io parlo con gli dei di notte, va benissimo. Ma a parte il fatto che vale la massima ciceroniana, che non vedo perché gli dei dovrebbero parlarci di notte, visto che sono tanto potenti, quando potrebbero farlo di giorno. E siccome non lo fanno, evidentemente quel che ci dicono di notte vale solo ed esclusivamente per noi e non come massime universali. Ma poi noi abbiamo i testi scritti, cioè questo è quello, sti pazzi 2000 anni fa si sono messi lì di buzzo buono e hanno scritto una quantità enorme di testi affinché noi li leggiamo. I nostri antenati ci hanno trasmesso questa staffetta che è la tradizione romana. Tradizione vuol dire proprio tramandare, affinché noi la prendiamo e la leggiamo. Ma a me che mi frega che Tizio Caio Sempronio, che ha l'auctoritas che si è sognato di notte, mi dica delle sciocchezze che sostiene solo lui. Ma io voglio sapere cosa dicevano i romani se voglio seguire la tradizione romana. E un'argomentazione più lineare di questa io non l'ho ancora trovata e credo che sia la via corretta. Grazie di quello che dici, Emanuele, però appunto segni una enorme linea di confine dicendo quello che dici tra le persone che eventualmente vogliono avvicinarsi o già si stanno avvicinando. È che, come vedi, è un lavoro. Cioè, avvicinarsi a una tradizione, se lo vuoi fare seriamente, è un lavoro perché ci vuole, l'hai detto tu, nel corso di tutta questa chiacchierata, bella chiacchierata, ci vuole un sentire, cioè devi sentire un'affinità ed è un sentire di un'affinità che è come la scarpa, quando vai a comprarti le scarpe, ne provi alcune anche con lo stesso numero tuo, poi quella che ha il numero tuo ce n'è una però che calza bene e senti che lì il piede ci sta bene. Quindi ci vuole un sentire che è un sentire molto naturale, non è un sentire forzato o voluto, è proprio un sentire. Però quando c'è questo sentire va anche sposato con una capacità di ragionare, di studiare, di documentarsi. Invece purtroppo, e questo penso sia di me, se sei d'accordo o meno, veramente la grande eredità dell'ancora presente New Age o delle tendenze esoteristiche attuali di molte persone. No, basta il trasporto e con quello c'è tutto. Non basta solo il trasporto e quello c'hai tutto, perché appunto se poi ti vuoi orientare realmente all'interno di una tradizione, la devi conoscere. Non vuol dire che diventi un filologo o che diventi un Emanuele Viotti bis, che già ce n'è uno, basta e avanza per gli italiani, suppongo. Però leggiti almeno le cose che scrive quello in maniera tale che almeno c'hai delle fonti certe e sai come orientarti. Però questo è il grosso problema e riguarda la discussione che stiamo facendo, ma in generale chiunque si avvicina a una disciplina spirituale, a un cammino spirituale oggigiorno, è proprio quello, il pensare che al giorno d'oggi vengano fatti sconti, quindi non c'è bisogno di tante cose perché basta che più o meno vagamente le senti e sei già in cammino. No, quello è il richiamo numero uno che ti mette su una direzione, ma poi per percorrere un cammino, secondo me, ci vuole tutto. Ci vuole perseveranza, tutte le qualità etiche di cui hai parlato e anche una buona dose di studio, non perché dobbiamo diventare, ripeto, dei letterati, ma perché dobbiamo sapere con correttezza quello che facciamo, soprattutto perché riguarda una cosa che non è che ce la insegnano i nostri genitori, ce la insegnano i nostri antenati di 2000 anni fa, quindi te lo devi capire realmente, che non è che ti viene dato per scontato e gratuitamente perché hai degli antenati prossimi che ti hanno insegnato come venerare i tuoi propri lari. Questo non c'è. Se sei d'accordo. Sì. Allora, un po' d'accordo, un po' no. Allora, nel senso che io sono molto per un approccio del fare, ok? Io voglio un'informazione, me la cerco, ok? E quando l'ho trovata voglio sapere se è un'informazione vera oppure no, perché non voglio né lasciarmi ingannare né essere preda di bugie. Questo credo che nella vita quotidiana sia una cosa che vale sempre. Se io vado in banca per fare un prestito,
non è che lo firmo ad occhi chiusi, lo leggo il contratto, no? Quando ho letto il contratto e mi cita delle leggi, le vado a controllare perché voglio sapere che cosa c'è scritto dentro, giusto? Se mi stanno fregando oppure no. Perché questo discorso non vale per la spiritualità? Cioè, perché lo spirito deve richiedere un'attenzione e una serietà inferiore rispetto, nell'esempio attuale, col denaro? Secondo me questo è il primo errore che molti fanno. Cioè pensano che siccome una cosa è spirituale, allora è come se avesse meno valore. Non so se sia una forma di materialismo frutto dell'educazione o che, però mi sembra che sia percepita in questo modo. Sulla questione del sentire e basta, cioè per molti la soluzione è, va bene, allora, siccome non mi va di approfondire, di fare fatica e anche di metterci del tempo, perché io ho cominciato 16 anni fa, ok? E ho aperto Ad Maiora Vertite dopo 6 anni e all'inizio mi limitavo a studiare e scrivere gli articoli che erano il risultato di quello che studiavo, e l'obiettivo era la condivisione più che la divulgazione come oggi, dove sono passati, dopo 16 anni di studio, credo di aver imparato qualcosina. Quindi ecco, questo era l'approccio. Ma allora sei d'accordo con me? Dicevo questo. Ecco, fino a un certo punto. Per molti Vediamo. non vogliono investire tanto tempo e quindi dicono il sentir proprio. No, ma come ti ho detto, su alcune cose sono d'accordo, su altre no, le sto sviscerando per uno. Non vogliono dedicarci tempo, quindi dicono il sentire. Però anche lì, come il contratto con la banca, ma io so sentire, cioè io sono capace di sentire quello che mi sento dentro. Sono sicuro che sia il sentire mio e che non sia un'influenza esterna o solo fame. Cioè, dove lo sento, quando lo sento, come lo sento. Quindi qualcuno mi dovrà insegnare questo sentire. Quindi dovrò comunque fare un percorso, studiare o studiare sui libri che mi insegnano A, oppure andare da qualcuno che mi insegni A. E però anche per questo ci vuole tempo. E poi ci si dimentica che un percorso spirituale in realtà dura tutta la vita. Non è una cosa che tu dai per assodata, lo prendo adesso e sono a posto. Cioè, io dopo 16 anni più vado avanti, più mi rendo conto di quante cose non so, di quante cose devo approfondire, di quante cose devo migliorare nel mio percorso, e incontro gente che ha iniziato da niente, che mi parla e magari mi dice una cosa che dico, cavolo, io a questa cosa non ci avevo mai pensato. Dico, cavolo, sei un illuminato e sei arrivato mo'. Se uno non è disposto ad accettare che questa cosa dura tutta la vita, approccia già male al problema. E infine c'è la questione della determinazione. Io non sono convinto che alcune persone sono portate e altre no, che per alcuni valga oppure no. Io riporto sempre questo aneddoto. Allora, quando ho fatto il corso di paracadutismo militare, che è una cosa che mi ha veramente segnato, forse mi ha anche rovinato come tradizionalista romano, c'era un mio collega, io ho fatto il corso a Roma, 12 settimane, che tutti i giorni partiva da Napoli, dopo essersi fatto una giornata in cantiere, perché lui era un operaio edile. La sua prima mansione era quella di spostare i sacchi di cemento da un lato all'altro del cantiere, perché non aveva alcuna specializzazione. Montava su un treno, veniva a Roma, stava con noi per 3 ore a farsi insultare dagli istruttori, a subire punizioni corporali, perché comunque è un corso sotto controllo militare. Infatti il brevetto è firmato dalla Scuola Militare di Pisa, non è il circolo del cucito, alla preparazione atletica, alla preparazione teorica, allo studio, dopodiché alle 11 di sera tornava a Termini, pigliava il treno, tornava a Napoli, il giorno dopo alle 5 della mattina si svegliava perché tornava in cantiere e il ciclo ricominciava. Mo, se Sparaco, si chiamava questo, se Sparaco di Napoli può fare questa cosa per ottenere un'abilitazione al lancio militare che dà 3 punti per i concorsi per l'esercito, perché il suo obiettivo era quello di andare a fare il fantone a 800 euro al mese nell'esercito, ma possibile che
uno non possa volerci mettere almeno lo stesso impegno per una questione dello spirito che te la porti avanti non solo tutta la tua vita, ma se c'è anche qualcosa al di là, te la porti dietro anche dopo? Di solito quando faccio questo discorso mi dicono ma tu hai troppa aspettativa. Ma insomma, meno aspettativa di così, di uno che vuole andare a fare il militare di truppa a 800 euro al mese, non so cosa ci sia. Cosa ci si può aspettare da una persona se per fare il militare di truppa devi fare questo sforzo? Figuriamoci, certo. Allora, se uno non vuole, la soluzione comoda già c'è. Ce ne sono due, anzi. La soluzione una è la setta. Cioè andare in un contesto in cui tu sei totalmente deresponsabilizzato perché demandi tutto al caposetta, perché è il caposetta che decide tutto per te. Tu devi solo stare lì e servirlo. L'alternativa è rimanere cristiani, si va una volta a settimana a messa e si ha il paradiso garantito. Cioè, soluzioni più facili e migliori ci sono. Quindi, però, se uno vuole seguire un percorso che funziona, che ha dei fondamenti concreti e che non è solo la tradizione romana, ce ne sono 1000 altri, come tu stesso mi insegni, dello sforzo ci vuole. Bien, dopo questa bella bacchettata, che non è una bacchettata, non ma è è un una bacchettata. Io invito, ho raccontato un scherzo. aneddoto, Ma no. poi ognuno si sente in cuor proprio se sentirsi giudicato dall'aneddoto, e non da me, perché io non mi sento di giudicare nessuno, tranne quelli che spacciano la tradizione per una cosa che non è. Se si sente giudicato come dire, da un aneddoto che è fattuale, è sua responsabilità, perché ognuno in ambito spirituale No, è ma responsabile solo per sé. ovviamente ti stavo prendendo in giro, no? È utile quello che ha detto, e anzi è utilissimo perché ci vuole una piccola messa in guardia. Semplicemente se uno fa le cose serie e vuole fare le cose seriamente, le deve svolgere in maniera seria, anche perché, mi sembra che tu lo stai dimostrando, insomma, uno ha a che fare con una dimensione che è seria, è stata seria per centinaia e centinaia di anni, per tantissime persone, che ha retto le sorti, bene o male, di un regno che poi è diventato un impero. Cioè non è un giocattolino, è una cosa che è stata la fede per migliaia e migliaia di persone per tantissimo tempo. E lo è Ma poi stato dà seriamente. soddisfazione. Quindi, Ma poi, adesso io non vorrei dire, ma se uno vuole seguire un percorso spirituale è perché vuole raggiungere degli obiettivi, ok? E quando li raggiungi trai anche una soddisfazione per averli raggiunti, no? Trai certo, certo. soddisfazione anche quotidiana nel tuo percorso. Quindi se uno, ma per avere soddisfazione in qualcosa c'è bisogno che quella roba sia difficile. Cioè io credo che nessuno tragga soddisfazione dal mettere un passo avanti all'altro, perché è una roba che facciamo quotidianamente, ma se corri 15 chilometri e non l'hai mai fatto prima, sei soddisfatto di aver fatto quella roba. Quindi è solo facendo cose difficili che uno trae anche soddisfazione. Cioè, Guarda, sempre... Emanuele, la chiudo così perché ora mi ha rotto le scale. Sei proprio un romano, guarda. Ma romano, antico romano, invece appunto il mondo di oggi non va più così, è già tantissimo che riusciamo a mettere un piede davanti all'altro e gloriarci del fatto che camminando è già una virtù e no, è il prerequisito minimo per essere un animale bipede e vertebrato. Quindi hai sei ragione, demodé e sei quindi portavoce di un mondo autenticamente antico, parlando così. Quindi tutto grazie. a tuo pregio, È un ovviamente. bellissimo complimento quello che mi fai. Spero di esserne all'altezza. Beh, già lo stai dimostrando, penso, in buona parte, quindi poi i frutti si vedranno. Senti, Emanuele, io direi abbiamo fatto un bellissimo excursus, quindi io ti ringrazio, chiuderei qui la nostra bella discussione, Grazie a sperando te, magari grazie che a tutti avremo quelli che ci hanno seguito in ok, entrambe le puntate o in che questa puntata. Insomma, a è seconda già di un come lavoro rimonterai quello. questa cosa. Assolutamente. Poi spero che avremo occasione di rivederci, di richiacchierare, magari di toccare temi più specifici in maniera da andare più in profondità. Volentieri. Grazie ancora, Emanuele. Saluti a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.